ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi andiamo a vedere chi ti sta pensando e cosa farà o cosa ha intenzione di fare. Per farlo metterò le pochissime carte delle metaforiche associative. Metterò le 5 carte delle metaforiche associative. Praticamente sono 8000 carte, allora, dove ci sono donne e uomini, ok? Quindi le batteremo e poi sceglieremo il mazzo per la stesura. Quindi chi ti sta pensando e cosa farà? Andiamo a vedere, ripeto, se è donna, se è uomo. Ok, può essere chiunque, vediamo un po'. Allora, oggi abbiamo la stella blu, si vede? Poi il fiocco verde e il cuore giallo. Allora, chi ti sta pensando, perché e cosa ha intenzione di fare? E partiamo dalla stella blu. Allora, la mettiamo qua, andiamo a prendere tutto il malloppone. Allora, facciamo così. Vediamo, facciamo prima di tutto così. Allora, chi ti sta pensando, stella blu, perché e cosa ha intenzione di fare? Chi ti sta pensando, perché, cosa ha intenzione di fare? Allora, lo mettiamo così, di nuovo. E prenderò questo mazzo. Allora, chi ti sta pensando e perché e cosa ha intenzione di fare? Allora, vediamo chi è chi ti sta pensando con queste carte proprio metaforiche associative maschili e femminili. Vediamo chi è che ti sta pensando. La prima carta che esce, vediamo se uomo o donna. La prima, chi ti sta pensando? Saltate da sola, per favore. Eccola, un uomo. Che è questo? Un indiano d'America, cazzo. Un indiano d'America. Ti sta pensando questo indiano d'America? Come facevano gli indiani? Così. E sì, forse sta mandando segnali di fumo. Noi pensiamo che sia la friggitrice accanto, ma è lui dalle Ande che ci manda un segnale. E un signore, comunque è un bel tipo questo, cioè un bel figo. Sì, qua ci sono, è vestito da indiano, con la renna, con, insomma, che sta tagliandosi il cibo, forse sono fagioli o castagne, non lo so. Questo qua ti sta pensando, questo signore qua. O una persona matura, allora magari non è, può avere questi tratti somatici con la barba, una persona matura, una persona adulta, è una persona che ha raggiunto una certa saggezza anche, perché questo scenario mi sa un po' di indiani d'America. È una persona molto saggia, con un grande valore spirituale, una persona di alto spessore spirituale e morale, più spirituale, dire morale, la morale comune mai sia. Con un alto spessore spirituale dedito alla natura, al linguaggio simbolico della natura, una persona che è autonoma, che sa procacciarsi qui il cibo da solo e quindi una persona autonoma anche da un profilo esistenziale. Magari una persona qua mi viene che sa vivere quello che a detta di tutti si direbbe con poco, ma una grande ricchezza rispetto a che cosa è veramente l'essenziale per lui. È una persona con la quale veramente si possono fare dei viaggi straordinari, sia in senso fisico che in senso mentale, immaginativo.
Vedo una persona molto saggia qui. Se vi chiama comunque ditegli che lo voglio conoscere pure io, nel senso, per far parte della nostra famiglia. Quindi ti sta pensando molto, c'è una persona riflessiva, una persona molto... mm, mi piace molto questo tipo di energia che mi arriva da questa persona, devo essere onesta, eh? Sì. Qua col coltello in mano una persona che sa difendersi anche dagli attacchi, una persona che si difende, mi viene da dire anche questo, una persona che è di un'altra epoca, è un'epoca più vicina al paradiso delle origini, no? Una persona primitiva ma anche moderna. Questo coltello lui lo usa soltanto per una buona causa, per tagliare il cibo, va bene? E quindi una persona che ha fatto un grande lavoro introspettivo, ti sta pensando molto e ti dico già, è una persona degna di nota, degna di nota. Vediamo un po' perché ti sta pensando. Allora, vediamo un po'. Vediamo, mettiamoci queste. Allora, anzi, mettiamoci queste. Vediamo. Vediamo che, perché ti sta pensando questa persona? Qual è l'energia di questa persona nei tuoi confronti? Qual è l'energia di questa persona nei tuoi confronti? 9 di denari. È una persona che pensa probabilmente molto è una persona molto autonoma, 9 di denari. Te l'ho detto anche qui, una persona che sa stare sola, una persona che non ha bisogno, tra virgolette, della compagnia, ma condivide con l'altra persona la propria interezza. Molto concentrata su di sé, è un'energia più che pensa, è come se ti pensasse da una prospettiva autonoma. Vedo una persona impegnata sulle sue cose lavorative e di progetti personali con una grande energia di autorealizzazione. Quindi l'energia attuale nei tuoi confronti è un'energia di una persona che non tanto è concentrata su di sé, però ti ho detto che energia ha questa persona, non è un concentrato su di sé con astio, mi spiego? È una persona che siccome sta bene con se stessa e quindi può condividere la propria interezza e non una necessità, e quindi una persona integra. Qua c'è il 5 di coppe, probabilmente qua c'è una persona anche pentita del suo fare, del suo essere, perché non è stata compresa da te. Probabilmente una persona anche pentita col 5 di coppe, l'8 di spade, vedi pentita di... Qua mi arriva una persona che sa che con il suo essere ha potuto ferirti, questo mi arriva. Vediamo i suoi pensieri nei tuoi confronti quali sono. I suoi pensieri nei tuoi confronti quali sono? Pensa solo a te, regina di coppe. Pensa solo a te. Pensa a te. Pensa a te, anche se sei uomo, regina di coppe l'attribuisco alla consultante. Pensa o al consultante, in questo caso. Pensa a te, ti sta pensando tanto, sta facendo ammenda, mi viene da dire. Pensa proprio a te. 7 di bastoni, forse tu hai messo dei limiti, hai detto basta o ci sono dei limiti tra te e questa persona? Vediamo cosa ha nel cuore questa persona per te, cosa ha nel cuore questa persona. Il mondo. Vuole aprire una nuova tappa questa persona con te, è possibile che ci sia una distanza tra te e lui. E dico lui perché è uscito un uomo, E, e diciamo può esserci una distanza per lavoro, ti pensa molto. Vuole aprire una nuova tappa il suo cuore. Vedi di nuovo il 5 di coppe. È una persona mossa da un pentimento, su cui ci sta riflettendo molto. Vediamo un po'. Ah, mettiamoci queste altre. Visto che ti pensa, sei proprio nei suoi pensieri con la regina di coppe, ripeto, anche se sei uomo, Vediamo un po'. O una persona lontana per lavoro, ti pensa molto. Cosa pensa di te? Cosa pensa di te questa persona?
La co-creazione. La co-creazione è una carta bellissima, ma che mi parla del fatto che questa persona vuole co-creare insieme a te, co-creare qualcosa di nuovo. Ti vede anche come una persona in grado di creare, ella stessa, una persona ti vede come una persona empatica, una persona ricettiva. Sta pensando molto. Sai chi mi arriva qua con questa immagine? È una persona che se ha, tra virgolette, sbagliato, perché lo sbaglio non esiste, no? Sono tutti dei quelli che ci arrivano a livello di emozioni da parte delle persone. Però per intenderci abbiamo questi termini. Quindi se ha sbagliato questa persona con un comportamento un po' più individualista, sta riflettendo veramente sul fatto che con te può essere compreso e si può co-creare veramente qualcosa di bello, bello bello. Cos'altro? Cosa pensa di te? Come ti vede? Come l'amore romantico. Tu sei l'amore per questa persona, c'è poco da dire qui. E mi viene che sei una persona che con un comportamento un po' più individualista o che tu non hai compreso, che non vi siete compresi, o siete a distanza per lavoro, sta pensando alla sua realizzazione, con te vuole creare e ti vede come l'amore romantico, non a caso sei nella sua testa. Sì. Vediamo un po', mettiamoci queste qua. Mini tarocchi. Energia attuale di questa persona nei tuoi confronti, di quest'uomo. C'è una persona innamorata di te. Ecco. Vediamo il 9 di denari. Energia attuale di questa persona nei tuoi confronti. 2 di denari, molto indaffarato per quanto riguarda le questioni di denaro, di lavoro o di altre responsabilità, sta cercando di portare un equilibrio in questo e nell'amore. Vediamo i suoi pensieri nei tuoi confronti, Regina di Coppe. La temperanza, ti pensa proprio, pensa che vuole parlarti, stare bene con te, e sanare eventuali dinamiche di incomprensione. Assolutamente, carte bellissime sono. Cosa prova nel cuore? Cosa ha nel cuore? Il mondo. Il matto. Allora, è una persona che probabilmente andava e veniva. O è una persona che vuole smettere di fare questo andare e venire. O vuole una nuova tappa insieme a te che mi parla di co-creazione di questo amore romantico e di parlarti, di stare bene, di mettere in equilibrio il proprio essere o il proprio lavoro a seconda di cosa identifica questo 9 di denari, che può essere il suo essere una persona molto più solitaria, una persona molto concentrata più sulle proprie cose di lavoro, di benessere personale. Il matto mi parla di una persona che vuole lasciarsi finalmente andare all'altro, cioè a te. Una nuova tappa rispetto a questo, mi spiego? Vediamo ancora. Fammi vedere quale può essere il blocco, la sfida di questa persona da superare nei tuoi confronti rispetto alla connessione. Il 6 di bastoni, un po' di orgoglio. O un po' di orgoglio perché abbiamo 9 di denari, 6 di bastoni. Oppure il senso, se una persona che è stata sempre molto sulle sue, un po' più solitaria, deve superare il senso che allora co-creando con un'altra persona, cioè tu che stai guardando, posso avere successo? Questi sono i suoi dubbi. Oppure un po' di orgoglio, ecco. Vediamo un po' adesso. Vediamo un po'. E quindi quali sono le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti? Vediamo se chiamerà o vediamo cosa fa. Le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti quali sono? Re di spade, sta cercando di chiarirsi le idee, di essere lucido, di avere delle buone idee prima di prendere una decisione. Vedi? La luna sta cercando di chiarirsi le idee sui suoi dubbi o sulle sue paure. Quali sono le azioni che farà nei tuoi confronti? Gli amanti farà una scelta d'amore nei tuoi confronti, che parla d'amore, con le idee chiare. L'appeso, vedi, ci ha pensato tanto. Energia azioni di questa persona nei tuoi confronti sugli amanti. Il diavolo. Questa persona vuole a te a tutti i costi.
Le azioni che farà sono quelle di fare una scelta nei tuoi confronti. Il diavolo è proprio la determinazione di fare questa scelta nelle azioni, una scelta d'amore, no? La scelta di condivisione per la quale tu sei la persona destinata in questo momento, ok? Questo sente, infatti c'è la regina di spade anche qui, probabilmente c'è silenzio tra tutti e due, questa persona era impegnata, tu eri impegnata, oppure c'è silenzio. Questa persona vuole avere le idee chiare per fare la scelta nei tuoi confronti. Vediamo un po' di cosa mi parla il 6 di bastoni al blocco. Cavallo di bastoni, non vuole fare cose affrettate. Non vuole fare cose affrettate più, oppure in genere non vuole fare cose affrettate, ecco perché ci pensa bene. Perché se fa cose affrettate o impulsive non avranno successo, se fa cose affrettate sa che possono non avere successo, magari l'ha fatto in passato, mi spiego? Vediamo le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti con il re di spade. Paggio di bastoni, parlarti, parlarti e parlarti, assolutamente intenzione di parlarti. Le azioni che fa nei tuoi confronti con diamanti e il diavolo. La stella, guardate 3 arcani maggiori nelle azioni. Guarda, tu sei l'unica persona con la quale questa persona si sente affine, si sente corrisposta, si sente compresa, si sente... D'altronde mi sei uscita come regina di coppe, ripeto, anche se sei uomo. E quindi le azioni che farà nei tuoi confronti sono quelle di fare la scelta d'amore a tutti i costi nei tuoi confronti con la stella, che sono proprio carte bomba, di parlarti, di stare insieme, amore romantico, amore passionale, eccola qui, di co-creare insieme a te. Questo è il senso. Magari scegli di non fare cose affrettate, o c'è un po' di orgoglio in mezzo, però se è stata per esempio una persona sempre sulle sue o molto indipendente da un punto di vista emozionale, può essere stata fraintesa, un po' insomma questa persona sceglie di co-creare insieme a te, va bene? Vediamo con i miei oracoli lui lei che non lasciano proprio spazio al dubbio. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Vediamo un po', quindi siccome ti chiamerà qui, è proprio palese, cosa ti dirà questa persona? Voglio fare l'amore con te. È una persona, ti ho detto, molto in contatto con la terra, con madre terra, con le proprie emozioni, sente molto la fisicità come sacro, come sacro, qualcosa di sacro. Cos'altro ti dirà? Mi fai perdere il controllo, e infatti non vuole fare più cose affrettate o azzardate perché gli fai perdere il controllo, un'altra. E qua parla del fatto che vi siete dovuti o vi siete potuti separare e in quella separazione ha sentito questo che ti sto per leggere. Quando ci siamo separati sentivo un vuoto incolmabile a cui non riuscivo a dare spiegazione. Mi sono distratto, ho cercato di riempire in 1000 modi quella sensazione angosciante, ma tutto rimaneva in superficie, tutto ciò che facevo prima risultava ormai banale. Mi sono sentito impotente, frustrato, inerme davanti a qualcosa che non avrei mai potuto controllare. Da quando ti ha incontrato questa persona, la sua vita non è stata più la stessa. Ha pensato di poter gestire le emozioni come ha sempre fatto, distraendosi, magari uscendo, conoscendo altre persone, ma non è riuscito si è dovuto arrendere a qualcosa che non avrebbe mai potuto controllare, che si chiama amore. Wow! Diciamo qua mi fai perdere il controllo, non avrei mai potuto controllare, voglio fare l'amore con te, una persona ossessionata, uscita del diavolo, quindi sì. Quindi questa tipologia di persona ti sta pensando e ti chiamerà. Paggio di bastoni, la stella con anche molta veemenza. Voglio mettere adesso cosa mi dicono. Vediamo sui tempi che cosa mi dicono. Qua ci sono anche carte che mi parlano di mesi, vediamo un po'. Io tendenzialmente quando faccio questi interattivi più o meno sono 10-15 giorni, no? Interattivi sempre validi dal momento in cui li guardi, però vediamo cosa ci aggiungono le nostre carte che ci danno anche i tempi. Vediamo.
estate. Qua c'è una differenza di età per alcune di voi. Io lo vedo una persona molto grande, molto più matura, o può essere anche una differenza di maturità emozionale. Mi dicono estate. Stiamo registrando questo video, siamo ancora in estate. Mettiamone due altre. Momento presente, chakra della radice. Mi dice qua invece non mi dà il tempo, mi dice che una persona farà azioni nei tuoi confronti. E si sente radicato con te. Cos'altro? Adesso, incontro mediante mezzo di telecomunicazione. Stiamo registrando questo video in estate, sono tutte carte brevissime queste, quindi è adesso che manifesterete questa persona. Quindi mi hanno messo solo l'arco temporale dell'estate. Se guardate questo video in inverno, potete tener conto sia dell'estate, se una persona non vedete da tempo, sia di qualcosa di veloce che succede, a seconda, perché siamo a migliaia, no? Quindi le energie dei miei tarocchi leggono per tutti. Quindi ti scriverà, messaggio, prenderà coraggio e ti scriverà. Quindi andiamo a vedere adesso sui segni zodiacali di questa persona. Vediamo un po'. Allora, metterò... Qua sono usciti già i segni d'acqua, Vergine, Aria, Capricorno, Acquario, anche Sagittario. Vediamo cosa ci confermano, ne metterò 3. Ah no, queste altre sono, scusatemi. Eccole. 3 carte, che può essere sole o ascendente, sia tuo che di questa persona. Ragazzi, qua sta per fare un diluvio meraviglioso. È la pioggia che fertilizza il terreno. E che cosa si deve fare quando c'è la pioggia? Uscire e spogliarsi, chiaro. Quindi finisco questa variante e vado a godermi un attimo questo diluvio, se lo fa. Vediamo allora. 3 carte per le mie ragazze. Abbiamo il segno dell'Ariete, abbiamo il segno Giove, è uscito il Sagittario qua, Giove governa il Sagittario. Quale altro segno abbiamo? Capricorno, ne metto un'altra perché questa carta doveva stare nell'altro mazzo. Capricorno, e poi un'altra, e Cancro, che può essere tu, questa persona, oppure avere il segno zodiacale o l'ascendente, va bene? Quindi, ragazze mie, ragazzi, ti sta pensando questa persona e ti chiamerà a breve e vuole co-creare con te. È una persona che si redime un po' del suo essere una persona molto più solitaria per alcune di voi, o anche se magari non è, magari sta con gente, però è un po' più solitaria, mi spiego, avete capito il personaggio? Quindi detto questo vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il fiocchetto verde, lo mettiamo qua. Andiamo a vedere chi ti sta pensando tanto e perché, e andiamo a vedere cosa farà in base a quello che sta pensando, ok? Allora, riprendiamo tutto il malloppone delle carte metaforiche associative, ce lo dividiamo, ci sono sia donne che uomini, quindi vediamo se è una donna, se è un uomo. Facciamo così. Poi facciamo così. Così. Rimettiamo tutte insieme. Mamma quante sono. Allora, prenderò questo, allora, e vediamo chi ti sta pensando.
donna o uomo prima di tutto? Vediamo a vedere perché. Chi ti sta pensando, donna o uomo? La prima carta che esce, che salta da sola, donna o uomo, chi ti sta pensando? Una donna. Vediamo un po', eccola qua. Ti sta pensando una donna molto nostalgica, vedete? Una donna molto nostalgica che sta pensando a dei bei momenti vissuti insieme, o una donna molto nostalgica che ti sta pensando guardando una candela. La candela fa affiorare, fa aprire la visione, no? Anche il terzo occhio. Anche una donna che sente una profonda connessione con te, mi verrebbe da dire, e che ha, sente una profonda connessione, anche rispetto e reverenza nei tuoi confronti. È anche un po' triste questa donna, però la sua tristezza non è una tristezza, è una tristezza da cui si lascia accarezzare, ecco, non è una tristezza disperata, è una tristezza da cui si lascia attraversare. È una ragazza, io credo che sia una ragazza, giovane, sì, può essere anche tua figlia, o è una donna, una ragazza che ti sta pensando molto con questa tristezza da cui si lascia avvolgere, può avere la frangetta, i capelli ondulati, può, non lo so, può avere anche gli occhi chiari o gli occhi molto profondi, gli occhi larghi, molto profondi, labbra disegnate, anche viso disegnato. Può esprimere una eleganza nell'anima, una profondità particolare questa ragazza. Ti sta pensando molto questa ragazza qui. Mi arriva un'energia di forte connessione animica, anche di altre vite tra te e questa ragazza. Mi arriva molto che poteva essere tua figlia anche in altre vite. Vediamo. Vediamo un po' che energia ha questa ragazza nei tuoi confronti. Ci mettiamo le carte della dea. Vediamo. Allora, che energia ha questa ragazza nei tuoi confronti? Anche un po' mistica, questa ragazza, un po' mistica. Anche mi viene un po' una ragazza incompresa dal sociale, un po' mistica. Vediamo chi è. Che energia ha questa ragazza nei tuoi confronti? Che energia ha questa ragazza nei tuoi confronti? L'appeso. Sta cambiando prospettiva questa ragazza nei tuoi confronti. Ci sono delle circostanze probabilmente che la stanno facendo scavare dentro se stessa. O c'è un fermo anche comunicativo, o non vi potete, o non vi vedete da tempo, per vari motivi. L'energia dell'appeso è l'energia di fermarsi, non fare azioni, non fare nulla per cambiare prospettiva rispetto a delle cose. Come vi dico sempre, l'appeso è un cammino controcorrente, ve l'ho insegnato nel video di presentazione dei tarocchi, no? Il significato dei tarocchi. L'appeso è una carta come il cammino spirituale, controcorrente. È una ragazza che vuole andare controcorrente con te rispetto al luogo comune e sta cercando la prospettiva giusta. Cosa sta pensando di te? Quali sono visto che ti sta pensando, cosa sta pensando di te? Quali sono i suoi pensieri? Il matto sta pensando di lasciarsi andare con te, di farsi fluire, di fluire. Il matto, qua abbiamo una ragazza che si lancia, cammina a poco nella vita e non ha paura delle cose. Diciamo che qua sta pensando di cambiare prospettiva nei tuoi confronti e fare un cammino controcorrente. Tale cammino controcorrente ha a che fare con un lanciarsi con te, nel osare con te, osare di fare qualcosa.
sta pensando di lanciarsi un nuovo cammino con te, di osare di fare qualcosa in base a un cammino controcorrente. Rispetto al luogo comune fare qualcosa di diverso che non ti aspetti né tu né lei. Ok. Vedi 9 di coppe, questa cosa la fa felice, il pensiero di questo pensiero nei tuoi confronti. Cosa ha nel cuore questa ragazza? Per te, o cosa ha nel cuore questa ragazza? 2 di spade, un po' di dubbi nel cuore, diciamo che a volte mente e cuore contrastano, no? 2 di spade mi parla di una persona che è in contatto molto con le proprie profondità, che sta subendo un cambio emozionale. Qua abbiamo la luna, dietro le spalle di questa donna abbiamo il mare, la luna, no? E la donna è bendata, quindi prima di prendere una decisione, 2 di spade, sta facendo i conti con le proprie emozioni, non è ancora, sta pensando di lanciarsi, di fare qualcosa di diverso rispetto a un luogo comune o qualcosa che ha sempre fatto nei tuoi confronti. Il suo cuore è un po' ancora in subbuglio, non sa che scelta fare, però sta pensando: mi lancio? No, ferma, mi lancio? No, ferma. Nel fare qualcosa, qualsiasi cosa, mi può parlare di qualsiasi persona. E qua c'è la regina di bastoni che mi parla di una persona che la regina di bastoni è una persona che fa azioni, no? Che ha tutto sotto controllo. Diciamo che la situazione emozionale interna ancora non è sotto controllo, tant'è che è nostalgica, guarda la candela per trovare la visione. Vediamo qual è il blocco di questa persona, di questa ragazza nei tuoi confronti. Prendere una decisione, la giustizia. Non riesce ancora a prendere la decisione giusta perché, diciamo, è un po' in balia delle emozioni. Vediamo un po' come ti vede questa persona, cosa pensa di te, come ti vede questa ragazza o questa donna, come ti vede questa ragazza, questa donna. Il nutrimento. Io credo che siete state madre e figlia, tu sei la madre, lei è la figlia in un'altra incarnazione, oppure lo siete in questa vita. Vabbè, lo siete in questa vita, madre e figlia. Oppure lo siete state in un'altra incarnazione, perché come ti vede questa ragazza, colei che nutre, Demetra, tu sei abbondante per questa persona, tu sei un esempio, sei l'esempio di colei che nutre, che sa dare senza chiedere niente in cambio, sa dare, tu sei un esempio del dare per questa ragazza qui. Ti vede come un nutrimento, ti vede come, non so, come veramente colei che sa dare. Vediamo un po' cos'altro, un po' che non come se non si sentisse all'altezza, mi spiego, questa è anche una tua cara amica, eh? Vediamo, come ti vede questa persona, cosa pensa di te, questa ragazza. L'adattabilità, si sta cercando di adattare a questo tuo essere madre, al di là se sei la madre o meno, cerca di adattare, di cambiare prospettiva rispetto agli eventi, alle circostanze, fare un salto di fede nei tuoi confronti, ma il suo cuore è ancora in subbuglio, non sa prendere ancora la decisione giusta. Cerca di adattarsi a questo tuo essere nutrimento. Tu sei tanta roba per questa persona. Cerca di adattarsi, ma soprattutto come ti vede te che ti adatti anche all'altro, essendo tu madre come archetipo, anche se sei uomo, che accudisce, che dà. Questa ragazza ti vede come colei che sa adattarsi proprio perché sei empatica o empatico se sei uomo. Cos'altro pensa di te? Come ti vede? L'ambizione. Ti vede come una persona che è molto ambiziosa, che una volta che si prefigge i suoi obiettivi li raggiunge. Ti vede così, quindi sei un grande esempio per questa ragazza. È come se tu stesse meditando, vedi questa immagine, stesse meditando sul fatto di come ti vede e come vorrebbe essere come te. Questo mi arriva, vorrebbe essere come te, quindi ti vede come un benchmark, come un ideale, mi spiego? Vediamo un po' cosa dicono i mini tarocchi in merito. Allora,
L'appeso, energia attuale di questa persona, di questa ragazza nei tuoi confronti. Energia attuale di questa ragazza nei tuoi confronti, di questa donna, l'appeso. La giustizia. Questa è una persona che sta ferma cercando di cambiare prospettiva per poter prendere una decisione. Deve prendere una decisione della sua vita nei tuoi confronti, però adesso è ferma. Cerca di cambiare prospettiva per prendere questa decisione che è anche al blocco. I suoi pensieri nei tuoi confronti, il matto, la regina di spade, sta cercando di chiarirsi le idee nei tuoi confronti, o sta cercando di avere la mente lucida e chiara per poter fare un salto di fede. Sta pensando che vuole fare un salto di fede e vuole avere le idee chiare per farlo. Magari alcune di voi, vi dico quello che vedo, poi lo adattate, possono essere arrabbiate o sulla difensiva nei confronti di questa ragazza o questa donna. E questa ragazza vuole prendere una scelta nei tuoi confronti di lanciarsi, di cambiare le cose, cambiare prospettiva. Vediamo un po' cosa ha nel cuore questa ragazza, questa donna, 2 di spade nei tuoi confronti, cosa ha nel cuore? L'asso di coppe, vedi c'è l'asso di coppe. Vuole aprire il suo cuore a te, quindi può parlare anche di un'amica, o di un amante, di una fidanzata, mi spiego? Quindi vuole aprire il suo cuore a te, vuole una rinnovata relazione con te, vuole aprirsi a quello che tu sei per questa persona, ma la sua mente e il suo cuore ancora sono un po' in disputa, no? Vuole aprirsi a nuovo con te, una nuova opportunità che sia col cuore aperto, una nuova opportunità d'amore se è una persona di stampo relazionale, amoroso. Vedi c'è il cavaliere di coppe, vuole aprirsi, vuole chiedere anche scusa, probabilmente aprire il suo cuore a te, ripeto anche se siete amiche, Vediamo qual è il blocco di questa ragazza, questa donna nei tuoi confronti con la giustizia. Perché magari situazioni ingiuste sono capitate situazioni ingiuste tra tutti e due. E questa ragazza o questa donna sta pensando a come fare, a come adattarsi nei tuoi confronti, tu che sei comprensiva, tu che sei stata nutrimento, sei nutrimento. Vediamo qual è il blocco di questa donna, questa ragazza nei tuoi confronti con la giustizia. Qual è il blocco? Il 3 di coppe. Riconciliarsi, probabilmente prendere una decisione per riconciliarsi. Il 3 di coppe mi parla di diversione, divertirsi insieme, di amicizia, di belle cose, prendere una decisione per ritornare a questo stato di ilarità, di bellezza, di amicizia, oppure riconciliarsi con te, prendere la giusta decisione ed è al blocco. Oppure qua qualcuno non è stato preso seriamente, quindi c'è stata un'ingiustizia in questo senso, magari si sente non essere stata presa seriamente lei o non aver preso seriamente te e c'è stata un'ingiustizia in questo. Vedi qua c'è il Papa, probabilmente qua ci sono state credenze differenti rispetto al vostro rapporto. Vediamo, uno la pensava in modo diverso, questo è il senso. Vediamo adesso quali sono le intenzioni di questa ragazza o questa donna nei tuoi confronti. La ruota, di fare un cambio. Di fare un cambio. 2 di bastoni di apertura. Quali sono le azioni che farà questa ragazza, questa donna nei tuoi confronti, visto che vuole fare un cambio? La regina di coppe. Allora, prima di tutto questa persona vuole fare un cambio nei tuoi confronti, aprire il suo cuore, però secondo i suoi tempi, non avviene proprio subito. Fammi vedere, mettiamo le azioni di questa persona nei tuoi confronti, di questa ragazza, di questa donna. Sì, cavaliere di coppe, questa è una persona che ti aprirà il cuore, vuole smettere questo fermo o questa situazione di freddezza emozionale, di nostalgia, di situazioni che no, possono inficiare un po'. Diciamo che
si prenderà i suoi tempi questa ragazza o questa donna, però si aprirà emozionalmente a te, ti chiederà un incontro, ti chiede di uscire, ti chiede qualcosa, o si aprirà emozionalmente a te. Magari questa è una ragazza anche che, una donna che ti ha visto come un idolo, e spesso quando vediamo qualcuno di irraggiungibile in questo senso ci chiudiamo in noi stessi, no? E non vogliamo, è quasi che per le credenze limitanti che abbiamo repudiamo quella persona che vediamo spesso come un idolo. Questo può capitare all'interno delle amicizie dopo un po' di tempo, ne parlo anche in questi termini. Quindi questa ragazza si aprirà emozionalmente a te, questa donna, aprendo il suo cuore. Magari non avviene proprio subito, io quando faccio le stese metto circa, sono stese senza tempo, sempre valide, circa 10-15 giorni, magari una ventina di giorni. Vediamo un po' però cosa mi dicono i miei tarocchi. Le intenzioni di questa persona, di questa ragazza nei tuoi confronti con la ruota. Il matto, vedi, alla fine si lancia, eccola, stava pensando e lo fa. Si lancia con te. E le azioni che farà, regina di coppe, cavaliere di coppe. Il sole, wow, un bellissimo invito di grande e profonda sensibilità nei tuoi confronti. Vedo allegria, vedo gioia, vedo un'amicizia bellissima, una fiducia bellissima che si ricrea tra di voi, vedo la possibilità di amore se entri in relazione amorosa con questa persona, ma vedo una bellissima possibilità di apertura, di cuore, di amicizia, di fiducia, assolutamente sì. Allora, per alcuni di voi è subito, entro questi 10-15 giorni, per altri c'è da attendere un pochino, perché essendo la regina di coppe in questo caso con, identificata con la consultante, la regina di coppe è colei che si lascia fluire e trova il momento giusto, no? Ma siccome qua abbiamo due regine, posso anche annoverarla questa regina di coppe come a te che stai guardando, quindi le azioni sono nei tuoi confronti. Ecco perché ne ho chiesta un'altra, sono quelle proprio di felicità, di gioia, di allegria, notizie felici, fare un cambio, parlarti all'improvviso. Ti farà una sorpresa questa persona che tu non ti aspetti, cioè sarà qualcosa di sorprendente. La ruota, il matto sono due carte velocissime e carte anche di stupore per te, va bene? Ok ragazze e ragazzi, vediamo un po'. Una carta dei miei oracoli lui-lei che non lasciano proprio spazio al dubbio di questa ragazza, questa donna nei tuoi confronti. Per tutte le ragazze nuove, i ragazzi nuovi, li potete trovare queste carte sotto l'info box in descrizione. Cosa ti dirà con questa apertura emozionale? Siamo una coppia sacra, insieme cambieremo il mondo. Per questa ragazza, per questa donna, insieme fate veramente scintille, nel senso, anche se siete amiche o anche se siete amico, amica, 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 mi spiego? Siete una coppia sacra, insieme cambierete il mondo. Che vuol dire? Lei vede il sacro e quindi lei, grazie a questa, ce lo dicevano già che era una connessione profonda con la sua anima, col suo spirito, no? La candela è anche lo spirito. Questa è una ragazza in profonda connessione con il proprio spirito e vede nella vostra connessione e relazione una sacralità inequivocabile. Ne vede nel vostro rapporto, nella vostra unione o in quello che c'è tra di voi, nella vostra amicizia, nella vostra connessione, nel vostro rapporto, una sacralità impeccabile. Insieme aumentate la forza sia vostra che del pianeta. Bellissimo, insieme cambierete il mondo, che vuol dire anche il suo mondo, no? Già la vostra connessione ha cambiato in lei il modo. Il mondo cos'è? Il mondo è il mondo fuori, le credenze. La vostra connessione ha lavorato dentro questa ragazza, vedendoti come il nutrimento, come una persona molto ambiziosa, come quasi un esempio. Ha lavorato nel far scaturire in lei queste stesse forze. E quindi questa ragazza, da che stava un po' donna, da che stava un po' sulle sue, come cambiare prospettiva o la situazione era ferma, prendere una decisione nei tuoi confronti, ha integrato quello che era in lei dimorante, cioè le qualità principali e belle che vedeva in te. Quindi adesso si sente all'altezza di stare accanto a te, di avere questo rapporto insieme a te, di avere questa amicizia, qualsiasi cosa sia. Ok? Wow, ok. Vediamo adesso, mettiamoci queste altre carte che ci danno dei tempi oppure ci danno altre indicazioni, anche se vi dico quando faccio gli interattivi 10 come questi, 10-15 giorni sono le tempistiche che do. Però se ci vogliono dare anche altre indicazioni andiamo a vedere. Allora, per i miei ragazzi della variante della fiocco verde, cosa ci dite di questa
connessione. Primavera, ripetizione di schemi. Allora, questa è una carta che mi dà sia il senso di uno schema che viene eluso finalmente con queste carte qui, uno schema laddove si vedeva un'inferiorità l'una con l'altra. Questa ragazza vedeva forse un po' di inferiorità nei tuoi confronti. Primavera mi dice un nuovo inizio, tutta la primavera, tutte le primavere sono foriere di nuovi inizi. Questo nuovo inizio ha come assunto principale la rottura di uno schema e l'inizio di un nuovo schema, dove c'è un'apertura di cuore. Ok? Vediamone un'altra. Estate, c'è una differenza di età oppure una differenza di maturità spirituale tra voi due. Io vedo questa ragazza un po' più immatura, questa donna un po' più immatura di te, perché a te ti vede come madre, anche se sei uomo, ripeto. Estate, primavera, estate. Allora, questo sono sia connotazioni temporali, che questa cosa si sviluppa o a primavera, se vedete questo video in primavera, o in estate, adesso siamo in estate che lo stiamo registrando, oppure una sequenza evolutiva, ossia un nuovo inizio insieme, primavera, estate, e questo nuovo inizio porterà a raccogliere dei frutti. Dei frutti che hanno a che fare con non più un dislivello emozionale, emotivo, ma con una parità. Vediamo cos'altro. Giugno, addio alla routine. Questo si può verificare per alcuni di voi a giugno, dipende quando vedete, no? Io faccio video interattivi, quindi gli spiriti e gli dei si adoperano per dare tutte le indicazioni possibili quando vi arriverà questo video. Come vedete hanno dato indicazioni primavera-estate, giugno, no? Il giugno è sia un po' primavera sia un po' estate. Mi dice addio alla routine, qua ci sarà un cambio grazie a questa escalation. Addio alla routine, addio agli schemi. E ripeto, dipende quando vedete questo video, può verificarsi come arco temporale giugno, primavera o estate. Ci sarà un addio alla routine, c'è qualcosa di nuovo, ok? Allora, adesso andiamo a vedere con i segni zodiacali, quali segni zodiacali sono coinvolti, ne metterò 3 di queste. Abbiamo visto che ci sono qua già i segni pesce, acquario, gemelli, bilancia, ariete, i segni d'acqua, ariete è forte pure, e la bilancia molto forte anche. La bilancia ripetute 2 volte mi danno anche un'ulteriore indicazione temporale che è quella di ottobre. Ok. Vediamo un po', 3 segni metterò, che può essere il segno zodiacale o l'ascendente tuo o di questa ragazza, di questa donna. Sagittario, pesci, lo avevamo anche qua il pesci, e toro. Quindi segno zodiacale o ascendente, potrebbe anche essere Luna o Venere o tu o di questa persona, però questi sono i segni zodiacali coinvolti. Quindi aspettatevi una bella sorpresa da parte di questa ragazza, da parte di questa donna. E io credo sia una persona che tu conosci, perché chi ti sta pensando, qua mi arriva una persona che tu conosci, comunque ti ho osservato molto, va bene? Che comunque ci sarà una sorpresa, ma anche se non la conosci, io credo, la vedrai molto presto. Va bene, ragazzi miei, ragazzi, poi mi farete sapere. Quindi io vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il cuore giallo. Lo mettiamo qua e andiamo a vedere chi ti sta pensando forte, e perché, e cosa farà rispetto a questo pensiero che ha nei tuoi confronti. Allora, per farlo prendiamo i 2600 le 2600 carte delle carte metaforiche associative, le battiamo insieme, facciamo così, così, mettiamo un po' così, mettiamo un po' così, mettiamo un po' qui, facciamo così, facciamo così, facciamo così, così, poi facciamo così, 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 battiamo, facciamo così, poi così,
così, facciamo così, poi facciamo così, così. Allora, ritaglio il mazzo, faccio così e mi prendo questo, ok. Allora, vediamo chi ti sta pensando. La prima carta che esce, vediamo se è uomo o donna, perché ti sta pensando. Prima di tutto chi è, uomo o donna? La prima carta che esce, per favore, è la persona che ti sta pensando. Chi è, uomo o donna? Chi ti sta pensando? Chi ti sta pensando? Eccolo, non ci posso credere. Di nuovo lui! È uscito già una delle due stese, non vi dico qual è. Non ci posso credere, di nuovo lui. Vuole proprio essere protagonista delle nostre stese oggi. Sono io ti sto pensando. Allora, qua c'è, come ho detto in una delle altre stese, non vi spoilerò qual è, qua c'è una persona che ha una profonda connessione con il suo sé più profondo, con Madre Terra. Qua sembra un indiano d'America, una persona che si è redenta la sua natura selvaggia, la sua natura profonda. E c'ha vestito di renna o comunque una persona che vive nei boschi. E quindi a livello simbolico cosa significa questa persona? A livello simbolico significa una persona che è in contatto con l'essenza delle cose. E una persona che qua ha un coltello ma lo usa per tagliare il cibo, e quindi è una persona che ha compreso profondamente anche la sua essenza di essere umano, ha capito anche che un essere umano può distruggere se vuole, allo stesso tempo gli stessi strumenti che usa per distruggere li può operare a fin di bene. Qua lo usa per tagliare il cibo. Quindi una persona che sa difendersi, ma soprattutto una persona che sa andare all'essenza delle cose. È una persona molto solitaria questa, molto solitaria, e che è in cerca dell'essenza, in cerca di una verità che fondamentalmente ha già trovato, però essendo essere umano non si prefigura mai la fine di questa verità. Mi spiego, una persona in cerca, animata dallo spirito che lo arde. Può essere una persona molto matura a livello spirituale, anche una persona adulta. Qua abbiamo una persona con la barba che gli piace andare nei boschi, gli piace fare anche trekking, passeggiate nei boschi. Una persona che non è molto dedito al sociale, anzi anche può essere anche un po' lontano dal sociale o si estranea dal sociale, proprio perché ha capito che i valori del mondo non sono i suoi propri valori. Vive nel mondo ma non è non è del mondo. Sì, è un guerriero spirituale, mi viene anche da dire. Mm, ok. Può essere a tratti può non essere compreso quest'uomo. Quest'uomo può non essere stato compreso per la sua attitudine, perché è un'attitudine molto selvaggia e quindi un'attitudine pura che ha ricercato con tanto ardore. È un'attitudine pura e selvaggia che può scontrarsi con il luogo comune. Quindi più siamo impregnati in un luogo comune, in un giudizio, più questa persona non si riesce a comprendere, va bene? Quindi quello che vi dico sempre, cercate di andare incontro alla vostra vera natura per riuscire ad abbracciare la vera natura anche dell'altro, chiunque l'altro sia. Certamente una persona che quando hai a che fare con questa persona ti spinge ad arrabbiarti contro le tue credenze. A volte queste tue credenze possono sfociare nella rabbia con lui, perché siamo tutti vittime di credenze, no? Quindi questa è una persona che ha trovato dei punti forti di verità della vita, li persegue
e spesso si trova a confronto con persone che hanno dei limiti anche mentali, ce l'abbiamo tutti, oppure si scontra con i limiti mentali anche delle persone che ama. E quindi ha proprio un ruolo karmico e dharmico questa persona nelle persone con cui entra in relazione o in contatto, cioè quello di spingere gli altri a sollecitare le emozioni affinché l'altra persona, cioè tu che stai guardando, le altre persone fuori da sé, possano contattare la loro natura profonda. È un bel figo comunque. È il mio genere comunque. Sì, sì, lo vedo un grande esploratore, può essere amante dei viaggi, adattarsi molto ai viaggi, adattarsi alle situazioni, soprattutto nella natura, una persona che sa difendersi anche, che sa procacciarsi il cibo, no? C'è una persona autonoma su tutti i punti di vista che se lo lasci in mezzo a una foresta torni dopo 5 mesi e trovi 25 capanne costruite con il legno migliore del... ecco, questo tipo una persona che sa fare le cose. Ok, quindi questa persona ti sta pensando molto. Andiamo a vedere, visto che ti sta pensando molto, con queste carte qui, perché ti sta pensando, che energia ha nei tuoi confronti e cosa può fare. Vediamo. Allora, energia attuale di questa persona nei tuoi confronti. Energia attuale di questa persona nei tuoi confronti. Dieci di spade. È una persona con la quale o si è chiusa una tappa insieme tra te e lui, molto dolorosa, molto difficile, vi siete lasciati, vi siete separati, o è una persona che sta venendo da una situazione di chiusura emozionale difficile, quindi una persona da trattare con i guanti, mi viene da dire, se è una persona che stai conoscendo da poco, se questa situazione di difficile non è successa tra di voi, è una persona che sta venendo fuori da una situazione molto difficile a livello emozionale, 8 di coppe, che ha lasciato da poco una situazione o che si è chiusa una situazione tra di voi o che si è chiusa una situazione emozionale che non è tra di voi. Vediamo i suoi pensieri, visto che ti sta pensando, quali sono i suoi pensieri nei tuoi confronti. Cavallo di spade, c'è molta tensione qua tra di voi, vuole parlarti, c'è tensione però, vedo tensione, vuole parlarti, 4 di bastoni, vuole parlarti in modo anche veloce. Cosa ha nel cuore questa persona per te? O cosa ha nel cuore questa persona? Asso di spade, vuole parlarti all'improvviso e credo che lo farà proprio immediatamente, per iniziare una nuova tappa insieme. Ha nel cuore chiarezza, mi spiego, ha nel cuore la chiarezza. Qua c'è un 5 di bastoni, avete potuto litigare o c'è tensione, vuole risolvere queste situazioni che hanno generato una chiusura o una situazione difficile. Vediamo qual è il blocco di questa persona nei tuoi confronti rispetto alla vostra connessione. Il Papa, qua probabilmente abbiamo una persona che o era sposata o il blocco erano, oppure è una persona con la quale avete avuto divergenze di opinioni, credenze differenti, vi siete scontrati, si è chiusa la relazione o lui voleva una cosa, tu volevi un'altra cosa. Il blocco è proprio la divergenza di opinioni, l'essere troppo statici sulle cose che si pensa, troppo rigidi, oppure una persona impegnata che non poteva dare l'asso di coppe, il nuovo inizio, no? Vediamo un po', allora andiamo a vedere con i mini tarocchi. Energia attuale di questa persona nei tuoi confronti con i 10 di spade. Energia attuale di questa persona nei tuoi confronti con 10 di spade. Cosa ci aggiungono i miei tarocchi o cosa ci confermano? Paggio di coppe. C'è una persona che vuole chiedere scusa qui, quest'uomo vuole chiedere scusa o aprirsi al nuovo con te, aprirsi alla possibilità. I pensieri di questa persona nei tuoi confronti, cavallo di spade. Il giudizio, si è resa conto di qualcosa questa persona, perché il giudizio è rendersi conto, no? Darsi conto
ti chiama all'improvviso, sono carte improvvise queste, sta pensando di chiamarti anche all'improvviso. Vediamo cosa ha nel cuore, asso di spade, regina di denari, ti vuole parlare a proposito o dell'ex moglie o dell'ex compagna con la quale una situazione si è chiusa, secondo me, se questo è il tuo caso, oppure vuole parlare proprio a te per riguadagnare la tua fiducia, guadagnare la tua fiducia, oppure può essere anche una persona sul piano lavorativo, mi viene da dire, per guadagnare la tua fiducia, ti vuole chiamare, si è chiusa una tappa, può essere anche un datore di lavoro qua. Avevate opinioni differenti, magari si è chiusa una tappa tra di voi, avete avuto un altro lavoro, può essere anche questo, però ha le idee chiare su di te, guadagnare di nuovo la tua fiducia. Vediamo il blocco di questa persona nei tuoi confronti con il Papa. Qual è il blocco di questa persona nei tuoi confronti? Il 6 di bastoni, un po' di orgoglio. Un po' di orgoglio. Il 6 di bastoni mi parla anche della riuscita, no? Un po' di orgoglio dovuto al fatto che la pensavate in modo diverso, ammettere delle sue cose sbagliate, quindi c'è il paggio di coppe che si apre a questa ammissione. Ok, vediamo che cosa pensa di te questa persona, visto che ti pensa e ti vuole parlare a tutti i costi col giudizio, darsi conto che deve chiamarti, deve guadagnare la tua fiducia. Vediamo cosa pensa di te questa persona, come ti vede. Il passato, vuole risolvere le cose del passato, vuole dirti delle cose per risolvere il passato, oppure è una persona del tuo passato che conosci già, insomma. Come ti vede questa persona? Gli schemi. Probabilmente qua avete avuto una divergenza di opinioni o di vedute, vedevate le cose in modo diverso, la vita in modo diverso, vuole risolvere questi schemi mentali, che anche il Papa blocca un po' la persona più rigida, no? Sì, fammi vedere un'altra. Come ti vede questa persona? Il tempo. Per alcuni di voi è passato molto tempo tra te e questa persona e la conosci dal tuo passato. Avete avuto divergenze di opinioni per questioni differenti di modo di pensare ed è passato del tempo tra di voi. Sì, è passato del tempo, è passato un po' di tempo, oppure questa persona ti chiederà del tempo per fidarti di lui. Vedete un po' dove vi risuona. Va bene, voglio vedere adesso, quindi ti sta pensando forte questa persona qui, voglio vedere adesso rispetto a questa energia quali sono le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti. Regina di denari di nuovo. Guadagnarsi la tua fiducia a poco, secondo i tuoi tempi. Quali sono le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti con la regina di denari? 7 di bastoni. Io credo che questa sia tu, forse tu hai messo dei limiti a questa persona. Forse eri sposata, qualcuno era sposato qua, o vediamo un po', adesso ti dico quali sono le azioni che farà questa persona nei tuoi confronti. 9 di denari, c'è un po' di orgoglio qua in mezzo, 9 di denari, 6 di bastoni. Io credo che questa sia tu, alcuni di voi sanno che questa persona vi sta pensando molto e sanno che possa aver sbagliato, Vediamo un po' quali sono le azioni che farà questa persona nei tuoi confronti. 6 di bastoni. Qua c'è un po' da aspettare, allora qua ci sono energie veloci e qua mi dicono si aspetta, quindi non so chi dà un'attesa all'altro, non so chi sta dando un'attesa, perché ci sono energie veloci qua sopra e energie più lente qua sotto. Qual è l'energia finale di questa persona nei tuoi confronti? Il 3 di denari. Allora, io credo che qua ci si verrà incontro, energia finale, 3 di denari, la voglia di cooperare insieme, di fare dei progetti, di venirsi incontro l'un l'altro. Per alcuni di voi è una persona sul piano lavorativo o di un vecchio lavoro, quindi ti vede come una persona di cui vuole la tua fiducia, questa persona qui vuole la tua fiducia, vuole avere successo con te, vuole avere la tua fiducia e cooperare insieme. E lo farà aspettando anche i tuoi tempi. Per alcuni di voi è sul piano lavorativo, per alcuni di voi è una persona che si è sbagliata
e che si redime dall'aver pensato in modo diverso, è come se ti volesse richiamare dal punto di vista lavorativo, per alcune, che voi avete dato però già le spalle a questo datore di lavoro, a questa persona, insomma, per alcune di voi. Per altri invece qua è una persona molto orgogliosa, che per si dà conto che ti deve chiamare, guadagnare la tua fiducia, spiegarti come stanno le cose e avere successo con te. Fammi vedere un po' che cosa raccontano i miei tarocchi. Allora, quali sono le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti? Regina di denari, 7 di bastoni. Le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti. Paggio di spade. Ci sta pensando perché non vuole sbagliare, perché vuole guadagnare la tua fiducia. Sta pensando, sta pensando. Vedi, qua c'è il matto, aspetta, stanno al contrario, io non leggo le carte al contrario. Sta pensando. Quali sono le azioni che farà nei tuoi confronti? 9 di denari, 6 di bastoni. 5 di spade. Ci deve pensare parecchio qua. Ci sta pensando parecchio, c'è tensione, c'è un po' di c'è orgoglio, tensione. Vediamo un po' l'energia finale di questa persona nei tuoi confronti. 3 di denari, regina di spade, la temperanza, 2 di spade, la giustizia e il 9 di denari. Per alcuni di voi è una persona che doveva tornare disponibile dopo un divorzio. E quindi facendo questo divorzio torna disponibile, ti parla, per alcuni di voi, o che è pronto a iniziare una relazione. Alcuni di voi gli hanno messo le barriere, gli faranno le scanner a questa persona e quasi per alcuni di voi non vi vedete proprio arrivare questa persona così come ve l'ho descritta. Non è subito, non è proprio in questi 10 giorni, ci vuole un pochino di più di tempo. Stiamo registrando questo video intorno quindi a settembre. È possibile che sia la tappa di ottobre con la bilancia. Fammi mettere ancora, anzi fammi mettere un'altra là sopra. I pensieri di questa persona nei tuoi confronti, cavaliere di spade, il giudizio, paggio di bastoni, vedi, ti vuole parlare, ti vuole parlare, ti vuole parlare. Cosa prova per te, asso di spade? Re di bastoni, ti vuole parlare e vuole agire nei tuoi confronti subito. Poi si blocca l'orgoglio qua. O sei tu che blocchi. Quali sono vediamo un po', quali sono i programmi di questa persona nei tuoi confronti? 3. 9 di spade, non ci dorme la notte. L'eremita ti pensa tantissimo proprio. 4 di denari, non può dimenticarti e non può lasciarti andare. Però questo tu non lo sai e non te l'ha detto. 7 di spade, re di spade, può avere famiglia questa persona, avere degli obblighi familiari. Tu non lo sai quello che ti ho detto, che ti sto dicendo. Quali sono le intenzioni di questa persona? 7 di coppe, ci pensa. Il matto pensa di fare un rischio, di rischiare con te, il diavolo. Sono quelle di vederti a tutti i costi, di vederti. C'è molta, allora, se parliamo di una relazione amorosa, insomma, qua c'è molta, molta sessualità e passione. Non vedo, non sono uscite coppe qua. Quindi non mi parla di una persona emozionalmente coinvolta in questo senso, ma più che altro di una persona, se parliamo di relazione, di una persona che sente visceralmente qualcosa di fortissimo per te. Ancora cosa farà? Mettiamo con questo nei tuoi confronti, quindi la ruota. Avverrà un cambio. Di cosa parla questo cambio? 2 di denari. Cosa parla ancora questo cambio? 10 di bastoni. Avverrà un cambio, si cercherà di mettere le cose a posto, anche se questo costa fatica. 10 di bastoni. L'imperatrice e il 6 di coppe. Ti vede come una donna, se sei donna, anche uomo lo stesso, ti vede come colei che sei il sogno inarrivabile, qualcosa di meraviglioso. L'imperatrice 6 di coppe, per cui ci ha combattuto tanto contro questo sogno, per cui per questa persona tu sei colei o colui
che è tutto, l'imperatrice 6 di coppe, che lo metti in contatto con la sua parte più profonda, più creativa, più bella. Qua sono uscite le coppe. Però è come se non l'avesse voluto ammettere o non l'avesse ammesso. Per molti di voi è una persona che conoscete del vostro passato, con la quale la situazione si è chiusa, poteva essere una persona sposata, tu potevi essere una persona sposata o puoi essere una persona impegnata. Non vi siete riusciti a venire incontro, insomma, questa persona ti parlerà per cercare di mettere le cose, per salvare il salvabile, mi viene da dire qui, perché sotto sotto non te l'ha mai detto, è ossessionato da te e ti vede come l'idolo, se parliamo di relazione. Altrimenti questo che vi ho detto applicatelo negli altri ambiti. Qua abbiamo una persona che vuole guadagnare la tua fiducia, è possibile che sia in ambito lavorativo, è possibile che si sia chiusa una situazione lavorativa tra di voi e ti vuole richiamare, però c'ha tanti dubbi su questo, anche se ti vede come una persona molto valida, e quindi mettere un po' l'orgoglio da parte, richiamarti per questo, perché tu fai fruttare, cioè tu hai delle grandi capacità e qualità, e darti anche ciò che meriti in ambito lavorativo o economico, laddove non te l'ha dato, eh? Vi metterete d'accordo su questo e per molti di voi non si vedono arrivare quello che vi sto dicendo. Wow, allora andiamo a vedere a livello amoroso, se parliamo di una persona o comunque una persona di carattere relazionale. Lo facciamo con i miei oracoli lui-lei, che non lasciano spazio al dubbio. Per tutte le ragazze nuove lo trovate sotto l'info box in descrizione. Cosa ti dirà questa persona? Con te posso essere autentico, si dimostrerà completamente aperto a te. Cos'altro ti dirà? Sei bellissima, ma dietro a questo sei bellissima c'è l'idolo che vede in te questa persona, te lo dico. Cos'altro ti dirà? Sono sempre accanto a te, vorrebbe sempre essere accanto a te, ma a volte ci sono degli impedimenti, possono essere di natura familiare, di natura... Però il senso è che anche qui, per determinati schemi, il tempo risolverà. Wow, che stesa, ragazzi. Vediamo che cosa dicono queste altre carte, se mi danno delle altre tempistiche, vediamo cosa ci aggiungono. Consapevolezza della tua anima gemella. Questa persona si rende conto che tu sei una sua anima gemella, se parliamo di relazioni, e mi danno un arco temporale, inverno. Se ne renderà conto, ti ho detto che ci vuole un po' più di tempo, comunque sia nella tappa della bilancia, un po' dopo. Consapevolizza il fatto che sei la sua anima gemella. Vediamo cos'altro. Differenza di età, estate, è possibile che ci sia o una differenza di età tra questa persona o una differenza di maturità spirituale. Cos'altro? Amore per se stessi, ferita d'abbandono. Questa persona, ma anche tu se ti sei connessa con questa persona, vi è servita questa connessione per iniziare ad amare voi stessi, per iniziare a rendere sacro l'anima che vi incarna, il vostro corpo, la vostra fede. Avete curato la ferita d'abbandono, va bene? O state curando o state sanando questo tipo di idea, la dea dell'abbandono. Vediamo un po' quali sono i segni zodiacali coinvolti in questa stesa. Abbiamo visto la Vergine, la Bilancia, Ariete, Leone, Sagittario forti, il Toro, la Vergine. Vediamo un po', ne mettiamo 3 di questi, che può essere il tuo segno zodiacale, il tuo ascendente o quello di quest'uomo qui. Toro, l'ho appena nominato, Ariete e Pesci. Ma al di là del segno, è questa l'energia, magari potete avere la Luna, la Venere, va bene, o tu o questa persona. Quindi, ragazze mie e ragazzi, questa è la persona che ti sta pensando forte, che diciamo un po' si redime. Detto questo, io concludo qui, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!